Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi siamo ancora qui per parlare di Retevis. In questo caso sono stato io a fare una richiesta esplicita a Retevis, e cioè volevo una riccia trasmittente che fosse più leggera possibile ed essenziale da portare insieme a me durante i miei trekking. Allora ho scelto l'RT15. RT15 è questa piccolissima riccia trasmittente. Questa è la scatola, quindi vi arriverà un caricabatterie USB con doppia porta, tra l'altro un cavetto USB vecchio stile, diciamo, e poi questa qui, la riccia trasmittente, le ricce trasmittenti, che come vedete sono veramente molto piccole e leggerissime. Ve le faccio vedere un pochino più vicino in dettaglio e andiamo a vedere un po' le varie funzionalità di queste ricce trasmittenti. Allora, questa è la riccia trasmittente più da vicino, come potete vedere è estremamente essenziale e non ha un display. Questi sono i tasti di accensione, cambio canale, il tasto PTT per avviare la trasmissione, volume più, volume meno, porta per le cuffie, porta per microfono, porta USB, quindi questa per la ricarica. Ci sono anche i due contatti per la ricarica su un'eventuale basetta, e la batteria è una batteria integrata al litio, quindi non dobbiamo preoccuparci di cambiare le batterie. E poi c'è questa che è un supporto per fissarlo alla vostra cintura, che adesso tolgo. Quindi senza questo potenzialmente la riccia trasmittente è addirittura più piccola e leggera. Questa è l'antenna. Adesso andiamo a vedere qualche funzione. Semplicemente accendiamo. Power on. 7. Ecco, vedete che la carenza del display è compensata dalle comunicazioni che riceverete dalla radio, quindi accendendola vi dirà su quale canale siete. Volete cambiare canale? 7. Vedete, adesso dice 7 perché avevo bloccato. Se voi tenete premuto il tasto meno, sbloccate. 8. 9. 8. 9. 10. 11. 12. Ecco, quindi così voi potete selezionare i canali, bloccare per una questione di sicurezza la riccia trasmittente e i canali. Non si possono selezionare i sottocanali, almeno io non sono riuscito e credo che non si possa fare, quindi potrete utilizzare solo i canali principali. Come vi dicevo, tasto il volume, meno. Questo se lo tenete schiacciato avvia la scansione. Questo è il tasto PTT per la trasmissione, e non credo che ci sia molto altro da dire, anzi, a dire il vero, questa riccia trasmittente ha anche altre funzioni tipiche, come la funzione Vox, cioè quella per poter trasmettere senza dover schiacciare il tasto PTT, e si avvia tramite una combinazione, una combo di tasti, quindi dovete switchare sul canale 7, poi spegnere la radio, schiacciare canale più, accendere la radio allo stesso tempo mentre premete il canale più. Ci sarà una voce che vi dirà Vox on, quindi per esempio proviamolo adesso. Allora, canale 7, 12. 11. 10. 9. 8. 7. ok, 7, spegniamo la radio, poi premiamo canale più e accensione allo stesso tempo. VOX on. Ecco, 7. vedete, la funzione VOX è accesa, VOX off. 7. così l'abbiamo spenta e torniamo a selezionare i nostri canali. Quindi più o meno, nonostante siano ricce trasmittenti molto essenziali, hanno tutte le funzionalità delle ricce trasmittenti più grandi. Qua c'è un LED che vi indica lo stato di carica. Quando la batteria è scarica riceverete sempre un segnale vocale, quindi questa riccia trasmittente funziona tutto tramite segnale vocale. Il prezzo è molto abbordabile, stanno sulla trentina di euro, quindi sono molto economiche e veramente non si sentono, e quindi questa è una riccia trasmittente che io personalmente, quando andrò in compagnia, porterò
durante i miei trekking per poter comunicare, perché tanto è come non averla. Quindi diciamo che per chi ci tiene molto al peso da portarsi dietro durante il trekking, questa è una ricetrasmittente adatta anche agli amanti dell'equipaggiamento ultraleggero. Mi sono dimenticato di dire una cosa. Facendo una ricerca sul sito di Retevis, praticamente sono venuto a scoprire che questa ricetrasmittente è programmabile collegandola al PC. Quindi per la selezione dei sottocanali bisogna collegarsi al PC e usare, credo, un software. Io non ho provato, non mi interessa, perché a me interessa solo comunicare tra questa ricetrasmittente e l'altra ed è finito per me. Comunque nel caso sappiate che si può lavorare col software e quindi selezionare anche i sottocanali. Ecco a te, Cutrizio. Adesso tu percorri svariati chilometri nel bosco. Ci vediamo tra un paio d'ore. Ci vediamo tra un paio d'ore e intanto comunichiamo, così faccio sentire come si sente la ricetrasmittente, il segnale e così È già via. accesa, è tutto È già a operativo. posto, a posto. Tu Mi sei apro operativo. Pinco, vado. Vada. Vado per chilometri e chilometri. Allora, sto aprendo le comunicazioni con Cutrizio, che adesso dovrebbe sentirmi, sarà abbastanza distante, immagino. Comunque le ricetrasmittenti le abbiamo già testate ieri durante la nostra ricerca funghi e si sono comportate benissimo. Cutrizio, mi senti forte e chiaro? Sì, ti ricevo forte e chiaro, segnale pulito, davvero ti sento bene. Immagina che adesso io sarò distante da te circa un 800 metri, se non di più. Bene, Cutrizio, direi che può essere sufficiente. Se hai qualcosa da raccontare, qualcosa da dire, è il tuo momento. Beh, che in questo caso, adesso che ho fatto questo tratto nei boschi, mi sono perso, quindi spero appunto con l'aiuto di questa ricetrasmittente che Luca mi venga a recuperare. Passo. Va bene, Cutrizio, avverto subito i soccorsi. Passo e chiudo. Pedante attesa, passo e chiudo. Bene, quindi queste sono le Retevis RT15, vi lascio il link in descrizione se vi dovessero interessare. Sono sì, molto carine, devo dire, sì, sono grosse come una carta di credito praticamente, quindi ottime da portarsi in giro durante i trekking per comunicare con i vostri compagni di escursione o per una questione anche di sicurezza, se volete. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca e da Cutrizio che è in giro nei boschi. Ciao!